Finisce qua, allora l'Inter batte in rimonta il Monaco, finisce qui, Monaco 1, Inter 2, la rete di Akliush dopo 1 minuto e mezzo apre la partita, l'Inter poi la ribalta in 10 uomini con i gol di Lautaro Martinez e Bonni, nonostante l'inferiorità numerica in una partita che è stata ampiamente condizionata da un arbitro imbarazzante che ci ha fatto innervosire in una serata d'estate in cui volevamo goderci un po' di amichevole, di calcio d'agosto, voler vedere cose nuove, arriva questo fenomeno di arbitro che vuole fare il protagonista, un'espulsione totalmente inventata nei confronti di Hakan Çalhanoğlu, doppia ammonizione. Io fatico veramente a ricordare delle espulsioni, soprattutto per doppia ammonizione in una amichevole, soprattutto in questo modo in cui è arrivata. Eppure l'Inter, con un cuore grande così e 2 attributi ancora più grandi, va a vincere la partita ancora una volta con un Chivu che a gara in corso ha trovato la soluzione per cambiare la propria squadra, per renderla più equilibrata e per andare a vincere. Per me, Simo, meritatamente questa partita, perché anche in inferiorità numerica, anzi forse l'Inter proprio in inferiorità numerica ha giocato ancora meglio e per me già da prima meritava la vittoria, a maggior ragione in 10 uomini. È un bel punteggio in un amichevole che conta relativamente poco, per l'Inter era la seconda amichevole, il Monaco la settimana prossima inizierà il campionato e quindi era clamorosamente più avanti nella preparazione, eppure io ho visto un Inter più forte tecnicamente, francamente questo Monaco, come avevamo visto anche in Champions League a gennaio, anche stasera mi ha fatto rivedere quelle difficoltà difensive, comunque dei valori con giocatori molto interessanti su tutti a Cluj, ma inferiori alla nostra Inter, e anche come condizione fisica non ho visto un'Inter così pessima e imballata, anzi. No, questo sicuramente no, e loro sono più avanti, l'abbiamo detto appunto che inizieranno il campionato a breve, sono forse anche un po' più giovani in generale, quindi ci poteva stare questa differenza, però poi l'Inter ha retto bene il colpo. Sono d'accordo che la vittoria sia meritata perché loro hanno creato tantissimo volume a livello di tiri, ma poi hanno preso sì 2 pali o uno, se non si è capito in quell'occasione con Di Gennaro se la palla sia finita sul palo o se l'avesse parata. In ogni caso hanno tirato tanto, ma sono stati anche tanto imprecisi. E noi nel secondo tempo meglio, e infatti l'espulsione che ha rovinato la partita, secondo me poi alla fine è stata quasi una benedizione, nel senso che quantomeno ci ha portato a poter fare un test di una partita con l'uomo in meno contro un avversario fisicamente brillante, che quindi ad ogni ripartenza ti metteva potenzialmente in difficoltà. Chivu, come dicevi, si è mosso bene, ha scelto la chiave giusta. Già con il 3-4-2 di base si poteva rimanere abbastanza equilibrati, però effettivamente poi il 4-3-2, la difesa a 4, ha reso forse meglio, e con i cambi, come facevo notare in quel momento, l'ha resa una difesa ancora più strutturata, nel senso che poi ha tolto Pavard, ha messo Dumfries, che è molto più terzino, e ha messo 2 centrali, uno destro, De Vrij, e poi ha lasciato in campo Acerbi, quindi ha dato proprio la sensazione anche con i cambi di volerla costruire bene per come dovrebbe essere fino in fondo, e portando la partita fino alla chiusura in questo modo. Io non so se questa cosa possa diventare, diciamo, una soluzione al di là delle emergenze, non lo so questo, però sicuramente abbiamo visto qualcosa di meglio, e lo dico anche in parte come battuta, però non è successo tante volte che l'Inter di Inzaghi rimanesse in 10, anche per questa tendenza del mister di fare i cambi degli ammoniti, eccetera. Una di quelle che ci è rimasta più impressa è il famoso Inter-Empoli, in cui viene espulso Skriniar. Lì inizialmente ti metti 3-4-2, poi Inzaghi, secondo me sbagliando, uno dei più grandi errori che ha fatto in questi anni, toglie un attaccante, mette Bellanova, passa 3-5-1 e lì eravamo completamente sconclusionati in campo. Oggi, ecco, Chivu sicuramente ha preso una strada migliore. So già, Simo, che arriveranno i commenti dove dicono stai già sputando sul piatto di Inzaghi. Chiaramente quello di Simone era un esempio. Siamo qui anche per analizzare dei timidi segnali in questo momento. Noi ci siamo goduti una partita con oltre 3.000 spettatori in diretta, tra cui la nostra Angela, che ringraziamo, che scrive: ribaltati alla faccia di tutti, soprattutto dell'arbitro che è stato ribattezzato Byron Moreno alla francese per questo arbitraggio. Grazie mille, Angela, per il supporto. Chiaramente è una gara da cui dobbiamo trarre delle indicazioni su delle cose che si sono viste. Ancora una volta, secondo me, si sono viste delle cose appunto su cui Chivu sta lavorando. Nel primo tempo, soprattutto, in parte lo accennavi tu, soprattutto l'abbiamo detto in live, una difesa in grossa difficoltà,
e tanti dicevano bisogna comprare difensori, bisogna sistemare la difesa, basta pensare agli attaccanti. Vero, serve qualcosa in difesa, ma il vero problema secondo me non era tanto legato ai difensori quanto ad un Inter che era molto aggressiva, molto alta, e questo lasciava delle praterie con poco equilibrio. Cioè, se anche in difesa ci mettevi il Baresi Prime nella sua era migliore, con tutte quelle praterie davanti, anche lui avrebbe avuto delle difficoltà. Quindi è un Inter che sta cercando degli equilibri, sta provando delle cose, e ha fatto vedere secondo me delle cose interessanti. Poi a parte arriverà in un altro contenuto in cui analizzeremo appunto gli spunti tattici più interessanti di questa gara. Io mi soffermerei in questo contenuto, Simo, se sei d'accordo, più anche sull'aspetto dei singoli, che credo che in queste amichevoli sia uno dei temi che più accendono la chat, che intanto tanti stanno parlando del Chivu che a bordo campo è stato sempre molto attivo, molto attento e molto carico. Anche mi hanno scritto altri che stavano ascoltando la cronaca in inglese, si sentiva tantissimo la spinta dalla panchina di Chivu, ma anche dello staff di Kolarov, che è stato ammonito anche lui per protesta, abbastanza clamoroso. Il tema, Simo, io qui vabbè, lo dico, a me Lautaro Martinez è piaciuto un sacco, cioè tanti dicevano imballato eccetera, sta giocando con il corpo. Io ho visto fare delle giocate che mi hanno veramente gasato, e il gol ancora una volta in 1 contro 1 è un gol che nasce tra l'altro da una palla recuperata da Bastoni, tocco per Di Marco, subito da Barella, di prima per Lautaro Martinez che contro 2 difensori, uno lo salta e il secondo gliela piazza con una leggera deviazione, ma comunque mettendola bene. E per me ha fatto una grande partita Lautaro Martinez. E poi si riconferma ancora una volta Bonni, oltre che nei marcatori ha fatto vedere delle cose interessanti. Il gol è a livello proprio di potenza, recupero palla e spacca proprio la difesa del Monaco. Sì, per le caratteristiche è il classico gol che ti aspetti da Bonni, per come l'abbiamo visto fino ad ora. Però, come facevo notare anche sul momento, il fatto che lui legga in anticipo il passaggio del difensore avversario per intercettarlo e poi faccia quel dribbling finale non è banale. Come si dicevano in chat, magari quest'anno finalmente potremmo stare un po' più tranquilli nel momento in cui usciranno i 2 titolari. Lo vedremo, perché poi è ancora presto, però comunque l'impressione è che Pio Esposito e Bonni possano essere quantomeno più concreti rispetto a quello che sono stati i vari Correa, Arnautovic, Taremi, eccetera, eccetera. Sulle punte io faccio notare questo: nel primo tempo, per chi non l'ha vista, soprattutto nella prima metà del primo tempo, io ho visto soprattutto tanti bei movimenti degli attaccanti. Innanzitutto nelle uscite palla a terra, secondo me c'è ancora tanto anche dell'Inter di Inzaghi, cioè lo vedi proprio, quantomeno anche solo proprio nell'approccio, cioè nel sapere che la strada è giocare, uscire palla a terra puliti e così via. E poi alcuni movimenti, io facevo notare soprattutto quelli di Thuram, in un paio di casi secondo me lui coi tempi giustissimi stava dettando la profondità, poi la palla non gli è arrivata, però lì secondo me, viste anche le caratteristiche di Thuram e anche quelle di Bonni, che in certe cose sono sovrapponibili, lì si può intervenire, perché poi il Monaco aveva la linea molto alta, quindi c'era spazio alle spalle della difesa, e lì, visto che l'Inter di Chivu sembra essere, come facevamo notare anche per il gol di Lautaro, più orientata ad una verticalità veloce, immediata, lì voglio capire se si migliora, perché se Thuram si muove bene e a centrocampo giochi con Barella, Ciala, Sucic, questi giocatori qui, e poi la palla in verticale secondo me la devi giocare, senza farti problemi. Farai 4 fuorigiochi in più a partita, però ne basta 1 o 2 volte e l'uomo in porta da solo, quindi lì io insisterei. Sì. Poi a livello di singoli citavamo anche Pio Esposito, che comunque entra e lotta veramente su ogni pallone, quindi anche lui bei segnali. A me Simo, Luis Enrique mi ha dato ancora una volta delle buone sensazioni. Non è che abbia fatto cose clamorose, però sia dal laterale che poi messo da mezzala è stata una soluzione molto interessante. Mi sembra uno che sa trattare il pallone. Per me ha bisogno di fiducia, un giocatore che ha bisogno di fiducia per integrarsi bene nell'Inter, perché delle qualità tecniche le ha, può essere utilizzato in più modi. L'altra volta ha giocato da ala sinistra ad un certo punto, l'altro giorno da terzino, poi oggi ripartiva da esterno, chiuso da mezzala. Ci sono tanti giocatori in questa Inter che possono fare più cose, lo stesso Zalewski che oggi ha fatto la mezzala destra, poi sostituendo Luis Enrique. Chiaramente quella di oggi è una partita che ha
poche indicazioni. Era ovviamente una partita dove tante cose sono state fatte in emergenza, c'erano diversi assenti, da Sebastiano Esposito che sta uscendo, a Palacios che sta andando al Basilea, mancavano Frattesi, Zielinski e Bissek per rientri, ecco, da pochissime ore, che quindi non erano ancora pronti per giocare. Chissà che non ci siano dietro questioni di mercato, ma lo scopriremo più avanti. E altre annotazioni positive a livello di singoli, Simo? Sucic ha avuto una bella palla, come al mondiale per club anche un errore difensivo che stava un attimo per metterci in difficoltà. Çalhanoğlu un po' di imprecisione, ma insieme a Barella era stato molto aggressivo nell'andare a riconquistare palle, nell'andare ad attaccare. Una volta riconquistando il pallone alto ci ha messo in porta. E difesa dove in realtà non è che siano stati sollecitati così tanto, devo dire, i difensori, cioè in alcune situazioni abbastanza ingiudicabili, perché lasciati totalmente 3 contro 4 non era semplice. Sì, c'è da registrare magari quel salvataggio in extremis di Bastoni in uno dei 200 contropiedi Sì. che il Monaco ha fatto nel primo tempo. Non è una novità che Bastoni anche su questo stia migliorando. E sì, sui singoli questo. Io aggiungo solo su Luis Enrique una cosa che in realtà personalmente ci contavo molto ancora prima di vederlo, perché era una delle cose che guardando qualche video, qualche contributo del Marsiglia si intuiva. Mi sembra un giocatore che a livello di consapevolezza di dove muoversi sul campo non abbia da imparare troppo. Magari noi, pensando che è un brasiliano che arriva da un campionato non di primo pelo come la Ligue 1, ci possiamo immaginare un giocatore, un driblomane che poi tatticamente non ha nulla. In realtà a me non sembra, cioè è strano in effetti, però mi dà l'impressione di sapersi muovere sul campo, e non è un caso che, come dicevi, in 2 partite fa 4 ruoli. Non è una cosa scontata per un giocatore che arriva all'improvviso da un altro campionato. È chiaro, se da Luis Enrique ci aspettiamo il Dumfries, rimarremo sempre delusi, perché non ha quella fisicità, non ha quella gamba, però ti può dare delle caratteristiche diverse. È un po' lo stesso discorso di Di Marco, Carlos Augusto. Dall'uno non ti aspetti le caratteristiche dell'altro. Io non lo so se Luis Enrique sarà effettivamente un valore aggiunto, non mi sento ancora di sbilanciarmi in questo, però qualche cosa sembra averla, cioè non sembra un giocatore calato dal nulla, e quindi starà poi a lui continuare a crescere, e anche, secondo me, questo sì, starà a Chivu capire i momenti giusti in cui inserirlo, perché mi sembra anche un giocatore che in certe partite, con la gara che prende una certa inerzia, possa essere molto utile, in altre magari invece possa rappresentare più un danno che altro, quindi lì andrà capito bene con il tempo. Io stavo pensando, per andare in conclusione di questa clip, poi dopo ne parleremo a parte nel club di Passione Inter, sicuramente ci portiamo a casa delle indicazioni su una fase difensiva da migliorare. Ripeto, fase difensiva da migliorare, non difesa, perché secondo me dipende molto anche dalle caratteristiche del centrocampo, queste praterie che ci sono state. Ci portiamo a casa delle cose interessanti dal punto di vista offensivo, che analizzeremo in un altro contenuto a parte. Il maggiore equilibrio trovato a gara in corso, con delle soluzioni innovative, quindi ibride o differenti anche durante la partita, che Chivo aveva detto di voler provare. E io soprattutto mi porto a casa una vittoria che comunque male non fa in questo momento, con un Inter che è rimasta in 10, tiene dentro le 2 punte, ribalta il Monaco, squadra comunque da Champions League più avanti nella preparazione, e lo fa con carattere, con gioco, con voglia, meritando questa vittoria. Quindi fa sempre bene portarsi a casa delle vittorie così, soprattutto in 10, e quindi io sono molto molto soddisfatto da questa toccata e fuga. Adesso si torna a lavorare in vista dell'amichevole col Monza, e poi quella con l'Olympiacos a chiudere prima del debutto in campionato. Simo, se non hai altro, chiudiamo la clip qua. Sì, chiudiamo. Clic sul tasto iscriviti, allora, così non vi perdete nulla dei nostri contenuti, e vi aspettiamo nel club di Passione Inter.